dicevamo, io non lo so se mi riprendo, ecco, il giorno dopo ancora non mi sono ripreso, anzi, devo dire che raffreddore, allergia, mal di testa, voce che va e viene e va così, va così, anzi, scusa, mi sono preso anche qualche ora in più perché solitamente a freddo ne parliamo nella tarda mattinata della gara che poi è avvenuta la sera precedente, invece c'è qualche ora extra, eppure, eppure questo cocktail di emozioni che abbiamo vissuto non sono facili da smaltire e credo che abbiate già visto anche la live reaction, davvero davvero la viviamo mettendo in campo anche, cioè scendendo in campo anche noi stessi, non è che è detto così tanto per, e poi quindi voi o non voi davvero le energie vengono meno, almeno nel mio caso, e poi ognuno magari la vive a modo proprio, ci mancherebbe altro. A proposito di chi la vive a modo proprio, c'è gente che esce allo stadio, dallo stadio con, con, eh, con colpevole anticipo, diciamo così. Ma questa è una delle tante cadute di stile di cui oggi voglio anche parlarvi, perché non voglio parlare solo di cose belle, anzi, andiamo un po' a rimestare nel torbido, se vogliamo. Ma prima, come al solito, un paio di robette, le facciamole. Spolliciamo per il nostro amico algoritmo che come al solito si ciba di like. Qualcuno ha scritto anche, e se mettiamo il dislike che succede? Non lo so francamente, cosa gli succede all'algoritmo? Non lo so, se comunque dà una fate ovviamente quello che sentite sia giusto fare. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti e stasera abbiamo, senza ombra di dubbio, tutta la volontà, noi amanti di sport, al di là dell'essere interisti o meno, abbiamo la volontà di seguire l'altra semifinale di Champions perché viviamo per queste partite qua. E quindi din don se volete attivate la campanella e vi dico davvero, ma davvero grazie, io lo faccio quasi ormai da prassi per ogni video, ma è giusto che sia così, lo dico ancora a maggior ragione dopo i commenti di ieri perché siete stati divini, cioè divini, davvero ho capito che se si parla in un certo modo poi anche dall'altra parte arrivano attestate di stima nei confronti di una squadra che ha fatto un'impresa e non viene in alcun modo sminuita. C'è gente con cui puoi dibattere se ovviamente ti poni anche tu con la massima educazione del caso. E non sempre ci riesco, quelle volte invece che riesco a trasmettere qualcosa di positivo, io ne sono enormemente contento. Quindi grazie, parto da quei messaggi, da quei messaggi che mi hanno anche fatto capire che poi, attenzione, no? Gufi a parte, quelli ci saranno sempre ed è giusto che ci siano, perché anche in questo caso bisogna dirlo, ognuno poi la deve vivere a modo proprio, no? C'è chi rosica, c'è la rivale storica del campionato, no? In cui se sei... discorsi che abbiamo fatto mille volte, non dilunghiamoci. Eh, Però, e qui vado al primo neo della serata di ieri, le parole di Flick. Le parole di Flick per me sono state quasi una coltellata. Sono state di una pena, credetemi. Perché io stimo un allenatore di calcio come Flick. Un allenatore di calcio che forse davvero ha fatto qualcosa, no forse, di certo col suo Barcellona, che in tanti poi nel momento che esce dalla Champions, in tanti si attaccheranno alla fase difensiva, poi dimenticando che invece è proprio quella che gli permette di dare 3 gol a chiunque, cioè il Barcellona di Flick dà, e non sono parole dette così, no, sono parole fattuali, il Barcellona di Flick dà 3 gol a chiunque, una delle migliori difese la reputo tale l'Inter, tranquillamente ti dà 3 gol, una difesa magari più ballerina ma comunque di prestigio come quella del Real Madrid, l'Atletico Madrid, a tutti il Barcellona di Flick dà 3 gol a tutti, quindi non si discute quanto è stato fatto e quanto questa squadra farà, perché sono convintissimo che aprirà anche un ciclo, è un parere mio, no?
ma la vedo così, guardando un po' l'anagrafica, il talento di alcuni giocatori e lo stesso assetto tattico, che ripeto, nel momento della sconfitta saranno tutti pronti a screditare. Questa è una squadra che molto probabilmente vince la Liga, ha vinto la Coppa del Re, ha giocato una semifinale di Champions e abbiamo visto come. E poi è troppo facile, no? Sintetizzare. Ah, hai vinto la Champions, ok, sei forte. No, non l'hai vinta, vabbè, via. No, non funziona così. E detto questo, non mi è piaciuto il fatto che abbia parlato praticamente tantissimo dell'arbitraggio. Cioè, io, e qui mi ricollego, no? Una roba del genere io me la posso aspettare dai tifosi, da quelli che rosicano, dai cosiddetti gufi loro. Ci sta, da loro, ma da un uomo di campo come Flick, poi per carità, l'eliminazione a caldo, ma dal primo minuto, no, come ha riferito lo stesso Bergomi, dal primo minuto a buttarla un po' in caciara, brutta, brutta sta roba, brutta da una squadra che gioca a pallone come il Barcellona, davvero una roba brutta, cioè andare a dire non voglio parlare troppo dell'arbitro, ma praticamente l'hai fatto ovunque, ma ogni episodio dubbio da 50 e 50 veniva fischiato sempre a favore dell'Inter. Questa roba, ragazzi, forse è passata anche un po' sotto traccia perché, ripeto, non è stata neanche tanto cavalcata dai cosiddetti, no, sciacalli che vogliono ovviamente deprezzare, demonizzare, no? Ehm perché? Perché sostanzialmente c'era poco da dire, ma che vuol dire episodi dubbi 50 e 50? Già mi stai dicendo quindi che non c'è un episodio clamoroso, perché solitamente magari c'è anche un episodio clamoroso su cui uno si attacca, cioè già mi stai dicendo che non c'è l'episodio clamoroso, c'è qualche episodio dubbio e nel dubbio pro Inter, ma che stai dicendo? Che poi non è assolutamente vero, perché il fallo di Mkhitaryan l'abbiamo visto, era fuori aria e santo VAR, cioè ecco, quante volte attacchiamo il VAR, quante volte, ieri la partita senza il VAR sarebbe finita in un tutt'altro modo, ma ce ne rendiamo conto quanto il VAR sia importante, perché? Perché sull'episodio di Lautaro Martinez io credo che il 99% delle persone che l'abbiano vista in diretta pensavano che lì Lautaro si fosse fatto recuperare, e questo, no? Gli stessi telecronisti in diretta, tutti abbiamo visto così. Poi va a vedere l'immagine e vede il giocatore che viene calciato. Cioè, quindi quanto è importante. Anzi, proprio serate come ieri, che l'arbitraggio, quello che è stato fatto, va premiato. Va premiato. E lo dico io, che ieri non mi sento per nulla avvantaggiato dall'episodio. Per nulla. C'è stato per esempio Barella che era praticamente in porta e ha fischiato l'azione. Cioè, ci sono state anche delle situazioni certamente spiacevoli. E magari anche da una parte e dall'altra, per carità. Ma ieri parlare dell'arbitro, ragazzi, è una roba brutta, perché poi senti anche lo stesso Pedri. Cosa dice Pedri? La UEFA dovrebbe indagare su quest'arbitro, alcune decisioni non si capiscono. Cioè, ripeto, cosa molto molto brutta. È vero che poi Flick alla fine della conferenza si mette e dice no, un attimino, aspettate però, perché voglio anche fare i complimenti, l'Inter ha fatto un buon lavoro, punto. Brutto, per me molto molto brutto sta roba da una persona di calcio, così come brutto, ripeto, è stato, e quindi andiamo a un'altra delle varie cadute di stile proprio del tifoso che abbandona la squadra anche quando non si, cioè anche quando proprio c'è poco da lamentarsi, perché anche se l'Inter non l'avesse rimontata, finiva 3-2 o dopo il 3-3 segnava Yamal perché poteva segnare il palo che invece va dentro, cioè ce ne sono state di slide indoors in questa partita, una partita dove veramente il filo, no, appesa a un filo, no, in qualsiasi momento poteva finire in qualsiasi modo. E tu che abbandoni la squadra, io sta roba do di matto, anche in questo caso non posso giudicare perché neanche lo capisco una roba, vi giuro, neanche la capisco io una roba, non la capisco, non la capisco con l'emozione, con la partita che stai vedendo, come fai ad abbandonare? Sì, perché non ti vuoi evitare la trafila poi della, che ne so, metropolitana o questo o quell'altro, il traffico. Cioè, ma se tu hai comfort, guardatela a casa la partita e nessuno ti giudicherà mai, per carità. Ma
ripeto, io manco la riesco a capire sta roba del genere. Poi, come fai a pensare al fatto che tu non ci creda neanche cioè, quante volte abbiamo visto ribaltare un risultato? Quante volte abbiamo visto l'Inter, specialmente in questa stagione, specialmente soprattutto in Europa, non mollare al colpo, no? E quindi, francamente, vedere una scena del genere, resto basito. Ovviamente, cioè, i tifosi poi non sono potuti rientrare, proprio una questione regolamentare. Ed è giusto che sia così. Penso che farà scuola una roba del genere. Farà scuola. Brutto, brutto, brutto. Per quanto mi riguarda, per carità. Poi andiamo un po' invece alle cose, no? Piacevoli di cui abbiamo parlato a caldo. Io ho detto, mo ci mettiamo domani e ne parliamo tranquillamente un po' della... non è facile lo stesso, cioè è impossibile. Non lo so, la partita innanzitutto andrebbe rivista tante volte, perché questa è una partita talmente carica di spunti, talmente veramente, come ho detto prima, appeso un po' al filo, perché queste sono partite che veramente vinci, ma le puoi perdere tranquillamente. C'è stato così tanto. Da una parte e dall'altra, facendo prevalere i propri, no? Le proprie ideologie tecniche, tattiche, e poi in tutto ciò cosa ha prevalso però? Ha prevalso il cuore. Cioè, non è banalità, ha prevalso il cuore, quella componente che, che- che alla fine sposta in qualche modo. Per me non è un caso, io sono fermo e fisso al 3-3 di Acerbi. Io se ancora ogni volta che ci penso, ho pensato stanotte e non mi veniva il sonno, giuro, vi giuro, e non mi viene il sonno. Ogni volta ci pensavo stamane e mi sale il magone a pensare al 3-3 di Acerbi. Durante la live, se avete visto, sono anche un po', mi sono anche un po' sciolto, no? Perché quel gol là, secondo me, è davvero il riassunto perfetto anche di questo cammino portato avanti da 4 anni a questa parte con Inzaghi in panchina. È il riassunto di un mercato fatto a zero, è il riassunto di una squadra che va anche rinnovata, perché in tanti elementi sono un po' avanti. Se io penso al Barcellona, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, il Barcellona aprirà un ciclo, cioè il Barcellona la vince quest'anno, ma nei prossimi anni vedremo, lotterà. Ecco, l'Inter è un discorso molto diverso, l'Inter va rinnovata, l'Inter è una questione diversa. Quindi ripeto, nel gol di Acerbi ci vedo questo insieme, ci vedo il giocatore che arriva all'ultimo giorno di mercato per scelta e volontà ferrea del proprio allenatore, giocatore che arriva è in qualche modo deriso dagli stessi tifosi che non erano così felicissimi di accoglierlo, e ce lo ricordiamo, è come se ce lo ricordiamo, e questo si diventa veramente la voce in campo del proprio allenatore, il capopopolo, no? E anche ieri sgridava agli altri e poi va a fare questo gol da attaccante navigato col piede debole, veramente alla Lewandowski, cioè che è stato impalpabile, uno dei pochi impalpabili della partita, e il Lewandowski dell'Inter è stato lui. Ma ripeto, è un gol che riassume tutto, e riassume il cuore che c'è stato ieri. Un giocatore, come dicevo, stanotte messaggiavo con un mio amico Fabio, che saluto, abbraccio. Giocatore davvero cazzuto, cioè il giocatore dici quello che ha gli attributi. E, mamma mia, ragazzi, mamma mia. E ci hanno regalato comunque ieri Inter e Barcellona, perché io lo ripeto, il valore della partita di ieri è alto perché l'avversario è iconico, è iconica è stata questa partita è storica, questa è storia, cioè questa partita ne parleremo veramente da qui ai prossimi 15-20 anni, come si è parlato nell'era del triplete dell'altra Inter, sempre Inter-Barcellona, si è parlato di Milan-Manchester, o Manchester-Milan, ehm, e quindi ci sono delle cose
che ieri veramente arricchiscono il nostro calcio in tutto e per tutto. E a proposito di cuore, vanno citati senza ombra di dubbio Lautaro, che stesso lui dall'intervista ha detto ho fatto di tutto per recuperare, ho pianto per 2 giorni quando ho saputo dell'infortunio, doppia seduta d'allenamento, i trattamenti e tutto il resto per recuperare, praticamente ha giocato mezzo infortunato, parliamoci chiaro, e si vedeva anche, però decisivo negli episodi. Thuram sfinito, eppure nonostante fosse sfinito, avete visto che fanno sul 4-3, beh, incredibile. I giocatori che sono subentrati dalla panchina ne abbiamo parlato. Dumfries dopo la partita dell'andata che ritorno, il migliore in campo celebrato e premiato dalla UEFA. Sommer che fa 2 o 3 parate, tra cui una davvero, e anche qui rispolvero l'aggettivo, iconica, una parata iconica, ragazzi, che hanno commentato, anche seguivo un po' Sky, no? Qual è più difficile? Quella di Giulio, forse quella di Giulio è più difficile perché era più bassa, mentre quella un po' più a mezza altezza. Ma davvero delle robe clamorose, delle robe clamorose. La partita di ieri, ragazzi, dobbiamo solo essere contenti di averla vissuta e addirittura di esserne usciti vincitori dalla partita di ieri. Però davvero bisogna dirlo. Comunque vada, il percorso è stato commovente. Qualcuno mi ha scritto, no? Perché poi i messaggi non è che sono tutti belli, ci mancherebbe. Voglio vederti poi la finale, se perdi e quando perderai, cosa dirai? Cosa devo dire? Sarò magari deluso? Certamente, no magari, certamente lo sarò. E magari anche arrabbiato? Certamente. Ma questo non significa che sti ragazzi in qualche modo debbono essere accusati di qualcosa. Non capisco il nesso. È così. È così, è così. E niente, ragazzi, io potrei continuare da qui a morbarvi. Già vedo che siamo oltre i 17 minuti e quindi non voglio tediarvi, senza ombra di dubbio, però davvero ho parlato di Acerbi perché volevo poi ricondurlo allo stesso Inzaghi, il vero stratega di questa Inter, il vero fenomeno per quanto mi riguarda, fenomeno. E qui mi ricollego al discorso, ma se perderà poi la finale, se perderà la finale pazienza. Chi lo avrebbe detto che nei 4 anni di Inzaghi andavi a giocare due finali di Champions, ribadisco, 2 finali di Champions con una squadra forte, o meglio, con una squadra che è diventata migliore magari alcune volte dell'avversario, ma non sempre più forte. Per me l'Inter non era più forte del Bayern Monaco, e per me l'Inter non era e non è più forte dello stesso Barcellona, se parliamo di qualità, di talento. Ma tutto viene compensato da uno stratega che ha indovinato, più che indovinato, ha lavorato e ha fatto sì che poi in qualche modo ha depotenziato, limitato, perché non lo puoi di certo annullare il Barcellona e mai ci riuscirà nessuno, l'abbiamo detto. E quindi cosa gli vai a dire? Inzaghi, ragazzi, io spero anche per lui che poi alla fine porti a casa questo trofeo, perché lo so benissimo che poi ci si ricorda sempre di chi vince, se a porta, perché già i titoli, ma solo uno scudetto in 4 anni, io ribadisco, cioè, sì, possiamo dirlo, sì, solo uno scudetto in 4 anni, sì, assolutamente, però in tutto ciò noi dobbiamo sempre raccontarla tutta la storia, e la storia ci dice che questo allenatore, e lo ribadisco, ha portato l'Inter a una dimensione europea, cosa che negli anni precedenti non c'era mai, non mai, ma non c'era stata, un processo che aveva avviato Spalletti riportandoci in Europa,
non percorso da Antonio Conte, perché con Conte siamo stati eliminati 2 volte ai gironi e adesso invece, come ho detto, con Inzaghi abbiamo gioito in Europa, ecco, in qualche modo. Poi lo so bene che tanto la differenza verrà in qualche modo fatta dal raggiungimento o meno del trofeo. Ma un'ultima cosa voglio dirle, qual era, che poi mi dimentico nel parlare e nel discutere, qual era, qual era, non lo so, non lo so, mi sono perso, ragazzi, no, so ancora credetemi, forse so pure mezzo febbricitante, non lo so, ma su queste giornate che ti succhiano tutto quello che hai, tutto quello che hai. Va bene, signori, fatemelo sapere, fatemi sapere quello che pensate voi. Mamma mia, 20 minuti, perdonatemi ragazzi, però davvero sono tante le cose da dire e sicuramente ne ho tralasciate tantissime. Mi dispiace, però ho detto quello che volevo dire oggi. Va bene, signori, un grande abbraccio da Neschio.